Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. È un piacere immenso avervi qui, e se è la prima volta che capitate da queste parti, sappiate che siete nel posto giusto per respirare quel profumo di retroscena, emozioni e sussurri che circonda le stelle più brillanti. Se invece fate già parte della nostra famiglia, grazie per essere tornati a condividere con noi un'altra storia che in queste ore sta incendiando il web. Prima di cominciare, vi ricordo che potete iscrivervi a Segreti Turchi e attivare la campanella. Vi aiuterà a non perdere nemmeno un frammento delle vicende che agitano il mondo dello spettacolo. Adesso, però, bando alle attese. Il titolo di oggi lo dice già a chiare lettere, ed è uno di quei titoli che non vorremmo mai pronunciare: presunte infedeltà, sguardi puntati, silenzi che pesano. Al centro, una coppia che i fan hanno amato, idealizzato e seguito in ogni respiro. Can Yaman e Demet Özdemir. Si mormora da giorni, e i mormorii sono diventati onde che si infrangono ovunque, che la loro relazione potrebbe attraversare una crisi profonda. Le voci parlano di un presunto tradimento attribuito a Can, un'ipotesi che ha scosso chi ha sempre visto in questa coppia un equilibrio fatto di complicità, orgoglio professionale e quella scintilla che tanti hanno imparato a riconoscere anche fuori dal set. Ma, come sempre accade quando i riflettori esplodono, la prima regola da ricordare è la prudenza. Tra ciò che circola su social e ciò che viene sussurrato da fonti che sostengono di sapere, la verità vive spesso in una zona grigia, sfuggente, capricciosa, pronta a cambiare forma alla prima smentita o al primo dettaglio confermato. Facciamo un passo indietro per capire perché questa storia vibra così forte. Can Yaman, attore amato dentro e fuori dalla Turchia, ha costruito con tenacia l'immagine di un professionista disciplinato, magnetico, capace di tenere insieme fascino e impegno. Demet Özdemir, carismatica e luminosa, è ormai sinonimo di talento, sensibilità, ironia e grazia. Insieme hanno acceso l'immaginario di milioni di persone. La loro intesa artistica, osservata e commentata senza sosta, ha innescato discussioni interminabili, teorie, speranze, aspettative. È per questo che oggi, al solo suono della parola o tradimento, tanti si fermano, trattengono il fiato e chiedono al tempo di rallentare, nella speranza che ciò che leggono sia soltanto un'ombra che svanirà, un fraintendimento, un'eco amplificata. Eppure, i sussurri sono diventati una trama insistente. Si parla di messaggi equivoci, di incontri di cui nessuno sa davvero se e come siano avvenuti, di dettagli raccontati a metà che, come tessere di un puzzle lasciato a terra, sembrano combaciare solo nella mente di chi vuole credere al peggio. Va detto in modo chiaro, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano in maniera definitiva. Né Can Yaman né Demet Özdemir hanno rotto il silenzio, e questa assenza di parole, che a volte è protezione, altre volte è strategia, diventa benzina su un fuoco già alto. Quando i protagonisti tacciono, la curiosità si allarga, le interpretazioni si moltiplicano, e ciò che doveva restare un'ipotesi si trasforma in un racconto, poi in una certezza per chi ha bisogno di un finale immediato. Il nodo più delicato, quello che in questo momento fa tremare i polsi a chiunque si avvicini alla storia, riguarda la presunta o terza persona. Non un nome pubblico, non un volto riconosciuto con certezza, ma una figura che, secondo le indiscrezioni, frequenta lo stesso ambiente, lo stesso cerchio di luci, set, copioni e prove. Davanti a un'identità non confermata, però, il rischio è altissimo. Un'ombra lanciata contro qualcuno può segnare una carriera e una vita. Ed è qui che il nostro racconto si ferma sulla soglia, perché non spetta a noi indicare chi non è mai stato ufficialmente chiamato in causa. Possiamo soltanto registrare il clima, l'agitazione, i contrasti, e ricordare che la dignità delle persone è un perimetro che non va oltrepassato. La domanda che risuona è un'altra: perché un amore ammirato da migliaia di fan dovrebbe incrinarsi? Domande così non hanno risposte semplici. C'è chi tira in ballo lo stress di set infiniti, chi parla di incomprensioni ordinarie in una vita straordinaria, chi descrive la pressione mediatica come un'onda che, col tempo, logora anche la roccia più solida. C'è l'ipotesi dell'evasione emotiva,
Della tentazione che non nasce dal disamore ma dal bisogno di sentire qualcosa di diverso, di respirare altrove. E c'è il dubbio che tutto sia stato travisato, che ogni minimo segnale sia stato interpretato con la lente del sospetto. Chi può dirlo senza entrare nel cuore delle persone? Nessuno. Eppure, queste domande continuano a vibrare, a chiedere ascolto, a cercare risposte che forse arriveranno solo se e quando i diretti interessati vorranno offrirle. Nel frattempo, l'arena dei social si infiamma. Le community si spaccano, i gruppi si confrontano con parole accese, i profili più seguiti raccolgono screenshot, teorie, frammenti di video. Ogni foto scattata a distanza diventa un indizio, ogni sorriso mancato un segnale d'allarme, ogni frase lasciata a metà un universo di supposizioni. Gli hashtag balzano in tendenza, le storie durano 24 ore ma rimbalzano per giorni, e la cronologia digitale si trasforma in un diario collettivo che registra tutto e non dimentica nulla. In mezzo a questo rumore, però, c'è anche un'altra realtà. La fatica di chi vive sotto osservazione, l'ansia di chi sa che persino una semplice uscita con amici può trasformarsi nell'atto iniziale di una narrazione che altri scriveranno al posto tuo. Il silenzio, in questa fase, appare come una scelta. Una scelta dolorosa eppure comprensibile. Molti personaggi pubblici attendono, misurano il tempo, lasciano scorrere i giorni nella speranza che le voci si disperdano da sole. Altri preferiscono parlare subito, chiarire, aprire le finestre e far entrare aria nuova. Ma ogni parola pronunciata può diventare trappola, ogni smentita un nuovo titolo, ogni ammissione un boato. E allora si sceglie la strada più stretta, restare fermi, ascoltare, proteggere ciò che conta. Il pubblico, però, abituato all'immediatezza, fatica ad accettarlo. E quel non detto viene interpretato come indizio, come segno, come prova. È una danza pericolosa in cui i passi falsi si pagano carissimi. C'è poi un'altra ipotesi che molti sussurrano, e che va maneggiata con cura, che alcune informazioni vengano fatte filtrare ad arte. Succede, nel mondo dello spettacolo, che un pizzico di controversia porti visibilità. Ma quando in gioco ci sono le persone, i sentimenti, la fiducia, il rischio di spezzare qualcosa di prezioso è enorme. Un conto è il clamore di un progetto, un film, una serie. Altro è il fruscio che si insinua nella vita privata, quello che tocca le cicatrici e non le luci. Se c'è davvero una frattura, se davvero qualcuno ha provato a valicarne i confini, a pagarne il conto saranno prima di tutto loro due, quelli che oggi restano al centro della scena senza volerlo, che si ritrovano a gestire una tempesta che forse non hanno cercato. Quel che è certo è che l'immagine pubblica di Can Yaman e Dimet Özdemir, per il momento, si trova in bilico. Nonostante i loro successi e la loro storia professionale brillante, la fiducia del pubblico è una vela sensibile, e il vento delle voci la scuote con facilità. Saranno fondamentali i prossimi giorni, forse le prossime ore. Una dichiarazione, uno scatto condiviso, persino un gesto di quotidianità può cambiare il corso del racconto. E noi, qui su Segreti Turchi, terremo gli occhi aperti, pronti a distinguere il rumore dal senso, l'eco dalla sostanza, le ipotesi dai fatti. Prima di salutarvi, proviamo a rimettere insieme i pezzi senza pretendere di chiudere il cerchio. Oggi abbiamo attraversato le voci di presunta infedeltà che avvolgono Can e Dimet, il loro silenzio che pesa e fa discutere, l'idea di una terza persona mai confermata, il conflitto tra curiosità pubblica e diritto alla privacy. Abbiamo riflettuto sulla pressione di una fama che non concede tregua e su quanto sia fragile l'equilibrio tra immagine e verità. La realtà, come quasi sempre, è più complessa di uno slogan, più sottile di un titolo ad effetto. Qualunque sia la verità, arriverà quando e se loro decideranno di condividerla. Grazie per essere rimasti con noi fino a qui. Il vostro sostegno è la spinta che ci permette di cercare, ascoltare, raccontare con rispetto. Diteci cosa ne pensate, credete a queste voci? Vi sembrano convincenti o vi suonano come eco di un malinteso? E soprattutto, come dovrebbero muoversi Can Yaman e Dimet Özdemir in una situazione così delicata?
Parliamone nei commenti. Leggere i vostri pensieri è il nostro modo di stare insieme anche quando il video finisce. Se questo racconto vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi segue con il cuore le storie di queste stelle. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche. È il modo più semplice per restare connessi a tutto ciò che conta. Noi ci ritroviamo molto presto, con la stessa curiosità e con la stessa promessa: distinguere, con pazienza e passione, ciò che brilla veramente da ciò che abbaglia soltanto. Fino ad allora, restiamo in ascolto, con rispetto, con la consapevolezza che dietro le apparenze, sempre, vivono persone in carne e ossa, capaci di sbagliare, di rialzarsi, di sorprendere. E forse, un giorno non lontano, questa storia troverà da sé il proprio finale, che sia una riconciliazione sussurrata, una verità finalmente pronunciata o semplicemente un capitolo che si chiude nell'unico luogo che conta davvero, il loro cuore.